Buongiorno a tutti, bentornati sul canale e benvenuti ai nuovi iscritti. Io sono Filomena, anzi vorrei ringraziarvi per il sostegno, per tutti i nuovi iscritti. Sono proprio molto contenta e felice che le mie ricette vi stiano piacendo, anche se sono poche finora. E quello che andremo a fare oggi è, piuttosto che una ricetta, anche una ricetta, un metodo. Quello che andremo a fare è la cottura della pizza con il metodo padella grill. Quello che vi servirà sarà una padella in pietra, antiaderente ovviamente, che abbia un diametro che va dai 32 ai 34 cm. Ovviamente se ce l'avete più piccola va bene, dovrete fare dei panetti più piccoli. E il grill del forno. Questo metodo di cottura mi ha svoltato l'esistenza. Quando l'ho scoperto io sono andata fuori di testa, è stato tipo il metodo della vita. La ricetta che andremo a fare è una pizza ad alta idratazione cotta appunto con il metodo padella grill e una pizza tonda, non una pizza in teglia. Con il metodo della biga, vi lascio in info box il video che vi riporta e vi spiega che cos'è la biga, a cosa serve e diciamo come farla in maniera più accurata. Oggi io ve la mostro. Se volete spiegazioni più accurate su che cos'è la biga, a cosa serve, che cosa dà in più all'impasto, vi rimando al video che ho fatto precedentemente. E con autolisi, anche quella è un metodo che ho già spiegato nel video delle focacce. Partiamo dall'idratazione. Daremo a questo impasto una idratazione al 75%. Perché? Quello che consiglio io e quello che ho sperimentato nella mia esperienza è che è meglio per questo tipo di pizze, quindi la pizza tonda da cuocere con questo metodo padella grill, oppure anche nei forni appositi per pizza, un F1, un Onicoda o comunque quei forni a gas, a legna, è meglio, per la mia esperienza, non andare mai oltre il 75-77% di idratazione, mentre invece l'alta idratazione dà risultato migliore per la pizza in teglia, per la pizza, la focaccia e per la pala. Per quanto riguarda la pizza tonda, il disciplinare napoletano consiglia il 65%. Oggi che ci sono i cosiddetti pizzaioli contemporanei che fanno questo tipo di impasto, che è chiamato impasto contemporaneo, quindi con biga e con idratazione medio-alta, l'asta si è un po' alzata, quindi dal 65 passiamo al 75-77, però quello che io consiglio è non andare mai oltre. Il risultato viene buono comunque, non ha senso spingersi oltre quando non ti dà niente a livello di risultato, mentre invece ha senso spingersi oltre il 75% per quanto riguarda la pizza in teglia, la pizza alla pala. In questo caso io sposo la teoria di andare oltre il 75% e fare anche un 80-85%. Nel nostro caso oggi, chiuso tutto, fatto questo sproloquio, andremo a fare un 65% idratazione, ma procediamo con la biga. A questo punto la nostra biga è pronta, la chiudiamo. Nel mio caso io ho un contenitore con valvola e quindi la tengo aperta. Nel caso in cui non abbiate il tappo del contenitore va bene una pellicola, basta che la bucherelliate, e la mettiamo a maturare per un tempo che va dalle 16 alle 24 ore ad una temperatura ideale di 18 gradi. Ecco come si presenta la nostra biga dopo una maturazione di 24 ore. A 18 Come al solito la ricetta e le dosi le lascio giù nell'info box. Se avete qualche domanda scrivetemela pure nei commenti, o se avete qualche richiesta particolare anche per dirmi che vi piace che io vi racconti un po' di basi
per quanto riguarda le ricette che facciamo e perché si fanno in un determinato modo. Adesso procediamo a sciogliere la biga nell'acqua, la spezzetteremo all'interno dell'acqua per farla sciogliere un po'. Io utilizzerò oggi la planetaria, ma voi se non l'avete potete tranquillamente utilizzare lo sbattitore elettrico con i ganci appositi per il pane. Procediamo spezzettando la nostra biga all'interno della nostra bowl. Inseriamo l'acqua. A questo punto inseriamo in planetaria con la foglia per 5 minuti in modo che la biga si sciolga. Ecco come si presenta la nostra biga dopo 5 minuti. Nel caso in cui non abbiate la planetaria e volete utilizzare lo sbattitore elettrico, utilizzerete queste fruste per sciogliere la biga e queste invece per impastare. E adesso passiamo all'autolisi. Che cos'è l'autolisi? Lo abbiamo spiegato già nel precedente video sulla focaccia ad alta idratazione. È il processo che ci aiuta a facilitare l'operazione di impasto per quanto riguarda gli impasti a media e alta idratazione. Anche in questo caso ci vorranno, come vi scriverò nell'info box, delle farine tecniche, quindi come avete visto delle farine che supportino delle alte idratazioni, anche se in questo caso non è un'altissima idratazione ma è medio-alta. L'autolisi ci aiuta in questo senso, permette all'acqua di essere assorbita dalla farina in maniera ottimale. Mettiamo tutta la farina che io ho già pesato nella ciotola della planetaria e la facciamo andare per 30 secondi. Passati 30 secondi il nostro impasto si presenta così. Stacchiamo la farina dalle pareti. Come vediamo, come possiamo vedere, il nostro impasto non è finito, ma per niente, però questa è un'operazione che per i meno abili con gli impasti, perché si sta approcciando adesso alle alte idratazioni, aiuta molto, ma aiuta in generale. Io lo faccio anche se sono abbastanza confident ed esperta, io comunque continuo a farlo. È una procedura un po' lunga, ma ti dimezza poi il tempo per l'impasto. A questo punto lo teniamo in macchina coperto, quindi a questo punto io chiudo la planetaria per un periodo che va dalla mezz'ora a un'ora. Ovviamente dipende dai vostri tempi, se sono 25 minuti va bene lo stesso, se è un'ora e mezzo non muore nessuno, 2 ore, 3 ore, pace. Vi gestite voi i tempi, l'importante è non oltrepassare le 4 ore, diciamo le 3-4 ore, ecco, io mi terrei su questo tempo. E quindi ci vediamo fra una mezz'ora. Corsi 30 minuti, procediamo a chiudere l'impasto. Io lo chiudo con la foglia, mi è più comodo così. Allora, attiviamo la planetaria, aggiungiamo l'olio. Quando la pasta lascia le pareti pulite, quindi si attacca completamente alla foglia, come vi ho fatto vedere, è il momento di cambiare la foglia e di sostituirla con il gancio. E procediamo alla chiusura dell'impasto. Il nostro impasto è pronto, ben incordato come vi ho mostrato, e lo chiudiamo sul banco. A
lo lasciamo 10 minuti riposare in modo che il pastello, il panetto si rilassi e faremo poi 3 pieghe, una ogni 15 minuti per dare forza al nostro impasto. Le dosi che vi lascio in info box sono per 2 panetti da 300 grammi. Non mi ricordo se ve l'ho detto. Questo è come si presenta il pastello dopo la prima piega, bello asciutto. Procediamo con una seconda. (15 minuti) e facciamo una terza piega. Eccoci qui, dopo 15 minuti il nostro panetto è perfetto, liscio, asciutto, ecco qui, è perfetto. Lo mettiamo in un contenitore e lo lasciamo qui. Il nostro panetto è pronto, lo lasciamo 2 ore a temperatura ambiente e poi in frigo fino allo staglio. 6 ore prima di doverlo utilizzare lo stagliamo e poi procediamo con la cottura 6 ore dopo. Nel caso in cui voi lo vogliate utilizzare, allora io in questo caso lo farò domani, quindi stasera farò lo staglio e domani mattina lo tirerò fuori dal frigo. Voi invece, se impastate la mattina e la sera volete già utilizzare l'impasto, lo lasciate un'ora a temperatura ambiente, poi in frigo e 6 ore prima della cottura procedete allo staglio in panetti. Spero sia tutto chiaro. So che all'inizio è un po' difficile destreggiarsi tra lievitazione in massa, maturazione in frigo, staglio, ma una volta che ci si è presi la mano, anzi diciamo che una volta che si vedono i primi buoni risultati ci si appassiona all'arte bianca e poi è tutta un'altra cosa, è un amore. Ok, ci vediamo dopo, ma in realtà sarà domani per me. Questo è come si presenta il nostro impasto dopo 8 ore in frigo. Procediamo adesso con lo staglio. Io non metto olio nel contenitore. Questo è il nostro impasto, perfetto. Io farò panetti da 300 grammi l'uno, infatti la ricetta prevede 2 panetti da 300 grammi l'uno. Una piega. Per la mia esperienza stagliare un impasto freddo è sempre meglio, infatti per questo io consiglio, anche quando si fa in giornata l'impasto, prima di stagliarlo in panetti, di tenerlo un'oretta in frigo in modo che se ha un'alta idratazione si rapprenda. In questo modo è più facile da maneggiare rispetto a quando è caldo di primo impasto. A questo punto lo mettiamo nei contenitori. Chiudo. Siamo pronti, questi adesso vanno in frigo e li tirerò fuori 6 ore prima di doverli cuocere. Siamo al giorno dopo, io ho tirato fuori i miei contenitori dal frigo alle 7 perché ne mangeremo la pizza a pranzo. A questo punto, un paio di orette prima, io consiglio di tagliare il fior di latte, nel mio caso a dadini, e di metterlo a scolare fuori dal frigo in modo che perda un po' della sua acqua e di
condire il pomodoro per diciamo farlo insaporire. Ovviamente i gusti sono soggettivi e la pizza potete condirla come volete. Nel mio caso io utilizzo questi marzanini pomodori pelati. In linea generale si usa il pomodoro San Marzano pelato, ma ovviamente dipende tutto, anche qui dipende dai gusti personali. Lo mettiamo in una bolla, lo schiacciamo. Da disciplinare ovviamente il pomodoro per la pizza napoletana va schiacciato a mano. Aggiungiamo olio, sale e lo lasciamo insaporire fino al momento in cui non ci servirà. A questo punto è arrivato il momento della stesura dei nostri panetti. Preriscaldiamo il forno al massimo e una volta che il nostro forno ha raggiunto la temperatura switchiamo in modalità grill con uno spiffero aperto, diciamo, con lo sportello un po' aperto. Poi vi metto una clip. Quando il forno ha raggiunto la sua temperatura preriscaldiamo anche la padella. Questo è come si presentano i panetti una volta usciti dal frigo e trascorse 6 ore. Bagnettino nella semola e poi partiamo. Ovviamente se volete un cornicione bello pronunciato andrete a lavorare verso l'esterno senza mai sgonfiarlo, mentre invece se vi piace un cornicione basso potete tranquillamente schiacciarlo. Come vedete è molto malleabile e ci siamo. Andiamo sulla padella a fiamma bella alta. Condiamo la nostra pizza a piacere. Andiamo nella parte più alta del forno con la resistenza accesa. Come vedete la resistenza è incandescente e ci permetterà di cuocere la pizza. Ovviamente va monitorata e girata. Vedete, è già bella colorata. In un paio di minuti è pronta. Grazie mille per aver visto il video.
lasciatemi un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, grazie a tutti gli iscritti che siete davvero tanti e sono molto grata di questo. Se rifate la ricetta mi raccomando taggatemi sui social, Instagram e Facebook, e se avete delle domande, dei chiarimenti scrivetele nei commenti e ci vediamo al prossimo video.